Ciao, io sono Noemi Cucinotta, lavoro alle Atli di Bergamo da un paio d'anni e mi occupo del tema lavoro. Oggi vi racconto quella che è la buona pratica social fundraising che abbiamo voluto inserire in My Career perché è fondamentale per andare avanti in quello che ci poniamo come obiettivo ogni giorno. Ehm, Gli step per creare una buona campagna di raccolta fondi che nel nostro piccolo è sempre volta ad avere strumenti in più per poter finanziare i tirocini o comunque dare supporto a persone che vogliono reinserirsi nel mercato del lavoro, è molto semplice quanto complessa nel realizzarla molte volte. L'obiettivo cioè le strategie che ci poniamo sono mirate a coinvolgere donatori, sempre i soliti o nuovi, e le comunità che conosciamo e che viviamo tutti i giorni. L'obiettivo quindi è duplice: da un lato stimolare vicinanza e solidarietà in chi può contribuire finanziariamente e dall'altro rispondere in modo efficace però ai bisogni di chi incontriamo, nel nostro caso nei nostri sportelli lavoro. Quindi la prima cosa importante è avere chiaro il messaggio che si vuole comunicare, che deve essere autentico e che deve essere efficace. Il secondo step è quello di individuare dei bisogni specifici. Nel caso che vi racconto oggi e che vi racconteremo nei prossimi video è proprio quello di avere un supporto in più nel momento in cui si cerca lavoro. Bisogna poi creare un legame personale, abbastanza personale, con chi dona. Quindi che sia attraverso il social fundraising, quindi una piattaforma digitale, che sia invece nel realizzare una cena o un pranzo solidale, è bene che si instauri una relazione di fiducia anche con chi poi crede in quello che fai e ti mette a disposizione un contributo economico. Nel caso non un semplice fundraising ma del social in cui ci stiamo un po' specializzando, i social media vanno usati bene in modo strategico naturalmente, quindi da appunto i più classici Facebook, Instagram. Aggiungerei poi oltre a questi anche le piattaforme di crowdfunding che danno molti consigli su come essere più efficaci nella comunicazione. Di solito mettono a supporto anche del loro personale, anche in maniera gratuita alcuni, per appunto dare qualche tips in più che può essere utile soprattutto a chi è un po' all'inizio. Va poi creato in qualche modo un gruppo, una comunità intorno alla causa, quindi far capire bene quanto è importante e tenere coinvolte le persone che in questo credono. E per fare in modo che questo avvenga più facilmente è bene personalizzare il coinvolgimento di chi dona, perché non tutti i donatori sono uguali. Abbiamo l'azienda, abbiamo gli enti no profit, così come i privati, quindi ognuno ha sia come dire, un portafoglio diverso, ma sia anche delle emozioni dentro diverse naturalmente, o spinte che possono essere ragionate, che possono essere motivate in maniera diversa. Quindi conoscere bene chi dona e cercare di rispondere anche al loro coinvolgimento in modo differente è utilissimo. Va poi di conseguenza anche quello di provare a sfruttare meglio le partnership che già esistono, quindi le aziende, le istituzioni che già credono magari in noi anche su altri progetti, anche in aree completamente differenti rispetto a quelle del lavoro, provare a coinvolgerle raccontando sempre meglio, sempre di più quello che facciamo e i risultati che abbiamo ottenuto in questi anni. La cosa poi più importante, probabilmente conclusiva, perché una campagna non solo vada bene, ma ne possa generare di nuove sempre più proficue, è mantenere la trasparenza sui risultati, sia sulle donazioni raccolte, ma anche su come poi queste vengono utilizzate effettivamente nel miglior modo possibile, dando dei risultati sinceri e che poi portino i donatori a donare nuovamente in futuro.